Il futuro è la rovina che attende in silenzio. C'ho ancora le ossa delle fanciulle e di Clara nella sacca. Dite che sarebbe il caso di andare a seppellirla nel cimitero di famiglia? Deck? Andava fatto. Lo devi fare, Krastos. Sì. Lo devi fare. Io penso che l'unica cosa che non abbiamo fatto in realtà lì dentro è rispettare la volontà delle bambine e quindi di rifarle riposare in pace con la propria famiglia. Credo Sì, che per riposare con la loro famiglia intendessero che le andassimo a riporre nelle 2 bare che abbiamo trovato vuote appena siamo arrivati. Io non rientro. Io penso che dovremmo... Io non ci rientro. Non riuscirete a proposito. riportarmi da dentro. Io penso che dovremmo parlare con la casa, visto che la casa è nella casa e questo loop è sicuramente qualcosa che la casa vuole. Potremmo provare a convincerla a farci scendere senza troppi problemi, se siete d'accordo. Come? Cosa vuole la casa allora? Ce l'ha tanto con Strad? Forse potrebbe essere un appiglio così. La casa sembrava volere un sacrificio. Sì, Ma sempre per proteggere la famiglia Dust. Sappiamo ormai che la famiglia Dust l'ha sterminata Strad, quindi magari la casa... Qualcuno di voi si vuole offrire o ha un'alternativa valida? prova a Io parlarci ci io posso con la andare. casa. Atros vuole parlare con la casa e si avvicina al portone. Nel momento in cui vedo Atros avvicinarsi verso la casa, sussurro delle parole in poesia che gli danno ispirazione bardica, ovvero lui ha la possibilità, la facoltà di tirare un D6 aggiuntivo nei prossimi 10 minuti e aggiungere il punteggio alla prova che ha fatto. Perfetto. Quindi, Ok, quindi posso aggiungere un D6 alla prova di... Va bene, ti descrivo l'azione. Non è una prova di carisma, è una prova di ingannare. Ok. E le parole di Atros sono queste. Magione Darst. Abbiamo distrutto l'Orgoth. Ciononostante dacci la possibilità di perpetrare un sacrificio in suo nome, anche se è già morto. Così che il culto possa andare avanti. E facci scendere nella cripta, immuni, in modo che noi possiamo eseguire questo sacrificio. Ok, mi fai la prova di ingannare? un inganno. Non so se è cicciata fuori. ok, io ho tirato il dado, mi è uscito 6 di ispirazione bardica. Che tiro del cazzo. 14. Almeno non è un 1. Prova fallita. Viene fuori Tori. La bambina compare davanti a te, proprio davanti alla porta d'ingresso. Ti sorride e sta tenendo in braccio il suo pupazzo. Ti dice, sorridendo, è troppo tardi ormai. Il sacrificio avreste potuto farlo prima. Se vuoi entrare nelle cripte, dovrai attraversare i fumi, i gas. Dovrai attraversare le lame. Dovrai tentare di oltrepassare tutti i pericoli che ti metterò davanti. Ma credimi, non sarà facile, Warlock, né con la tua magia né con quella dei tuoi amici. Morirete qui. E se i sacrifici fossero 2? Scompare. Fanculo. Do uno strattone, do un colpo col braccio ad Atros e gli faccio pronto? Mi giro verso gli altri e chiedo chi altri ha intenzione di venire con noi. Non è necessario che andiamo tutti giù. Più siamo, più alti sono i rischi che qualcuno non torni. Di conseguenza direi di... Se non tornate rimarremo comunque chiusi dentro la sfera. Sì, tanto vale quindi che non andiamo tutti.
No, tanto vale che andiamo tutti. Se andiamo, allora, si gira verso Amon e dice: scusami, ma se andiamo tutti, qualcuno può non tornare. Se andiamo quelli più resistenti, io per esempio, che dato i miei trascorsi ho sviluppato una resistenza all'avvelenamento, ho più probabilità di te probabilmente di tornare in E vita. su questo sono pienamente d'accordo, ma se tutti e tre ci morite là dentro, noi che aspettiamo qua fuori, poi dovremmo entrare dentro a cercare prima voi e poi trovare il posto dove seppellire le bambine. Gli mette tipo una mano sulla spalla e gli fa: se muoio là dentro non c'è neanche bisogno che mi vieni a cercare, puoi stare tranquillo. E io come esco dalla sfera? Fidandoti. E si gira e va verso Krastos, così come hai fatto qualche giorno fa alla taverna. E si gira e va verso Krastos. Mi giro, guardo Amon e gli dico: ti prego, resta con me. Sto iniziando ad avere dolore al petto. Io non riesco ad entrare là dentro. È una questione di blocco mentale. Questa casa mi sta distruggendo cerebralmente. Mi sta privando della libertà e non ci riesco. Va bene, mi giro, do la pergamena in mano ad Atros e poi raggiungo Lucinda e provo a calmarla. Quale pergamena hai dato ad Atros? Quella della resistenza al veleno. Ok. Che Krastos, scusate, sappia, c'è un modo più veloce per scendere dalle catacombe, date le conoscenze sui passaggi segreti della casa, magari si evita alcuni passaggi? Si fa prima? Sì. Bene, queste cose le vorrebbero Krastos sfruttare. sa molto bene, ma ormai lo sanno anche i tuoi compagni, che c'è una botola nascosta all'interno della stanza del cacciatore. L'avete cercata quando siete arrivati la prima volta all'interno della casa, non l'avete trovata, semplicemente perché la casa non ha voluto mostrarvela. Atros, Feredir, Andiamo. Mi copro il volto e lo seguo. Vengo anche io, dai. Anch'io. Copro il Restano volto. fuori Lucinda e Amon. Madonna, ragazzi, se ci muoio. La casa ha attivato trappole, lame rotanti ovunque e il gas si è diffuso in qualsiasi stanza della casa. Mi fate tutti quanti una prova o di acrobazia o di atletica. Atletica. Acrobazia. Ok. Rust, mi tiri un D6 No, non stammi accanto! Deck! e Sam, vieni tagliato a un braccio, una ferita abbastanza superficiale, 4 danni. E superi anche tu. Raggiungi l'atrio e qui inizia la prova di costituzione. I fumi arrivano alle vostre narici tentando di avvelenarvi. Feredir, mi tiri un D6. 4. Inali i fumi, inizi a tossire. Sei avvelenato. Dal prossimo turno perderai un D6 punti ferita all'inizio di ogni turno. Riuscite a entrare nella camera del cacciatore. Top. Trovate la botola, Deck. la tirate su e scendete al piano di Yes. sotto. Anche qui i fumi, sebbene si siano diradati lievemente perché dispersi un po' ovunque, sono ben presenti. Tiro di costituzione con vantaggio, tranne Feredir che me lo fa normale. Ovviamente se vi trovo. Mamma mia. Avevo fatto uno. Ho cacato addosso. Ok, superate la prova, tutti quanti. Si sente tossire, ma niente di grave. Raggiungete, tra i cunicoli, raggiungete le cripte della famiglia. E le uniche tre vuote sono quella di Clara
è quello delle due bambine, Rose e Tori. Quella di Clara addirittura è gettata a terra, scoperchiata, in malo modo. Velocemente sistemo tutto al suo posto. Gli do una mano a ricomporre e a smistare le varie ossa per dimensione magari, perché saranno tutte mischiate fra loro, penso. Sì, si sbriciolano anche facilmente, quindi lo fate con delicatezza. Con delicatezza. Con fretta delicata. Riponete i resti nelle cripte e all'improvviso vedete nella fessura della bara una sorta di iridescenza luminosa. Sapete che adesso le bambine riposano in pace e all'improvviso la nebbia Si sveglia. e il gas si diradano lentamente e svaniscono. Presto, Oh, Crastos, curami dall'avvelenamento. Salvami. uso 5 punti ferita di quelli là bonus per curare l'avvelenamento di... Ok. Uscite dalla cripta, ritornate al piano di sopra e la casa vedete che è tornata come prima, ma le pareti tutte intorno e il soffitto, mi metto a modalità party, e il soffitto al piano di sopra inizia a scricchiolare sempre di più finché inizia lentamente a crollare su se stessa. All'improvviso le pareti prendono fuoco, la casa va in fiamme e voi siete costretti a fuggire. Esatto, dico a Crastos, è proprio come avevi visto, come abbiamo visto nello specchio in bagno al terzo piano. Cioè, tutto distrutto. Corriamo, Duck. Uscite fuori e vedete dall'esterno che le fiamme prendono rapidamente tutta la casa fino a bruciarla quasi per intero, crolla su se stessa e davanti a voi quello che prima era una parete di vetro, una cupola di vetro, adesso non c'è più. Istintivamente corro a prendere una boccata d'aria, cioè oltrepasso dove sapevo che c'era il vetro e mi accascio al suolo come se ritornassi finalmente a respirare. Sollevata, molto sollevata. Davanti a voi tornate a vedere Tori stringe forte 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 il pupazzo di pezza che ha fra le braccia e poi a un certo punto strappa un arto al pupazzo, vi guarda con occhi malevoli. Tanto morirete ugualmente, morirete ugualmente, e scompare. Tu sei già morta! Io urlo prima che scompari. Top, bravo Feretr. Gliele decantate, Duck. Mi hai decantate. Grazie, Crastus. Ok, la casa della morte è stata sconfitta. Complimenti a tutti. Ancora Dove si dirigono gli avventurieri adesso? Scusatemi. Borgomastro. Casa del Borgomastro. Chissà da quanto ci aspetta. comunque effettivamente Non è ancora poteva essere la rappresentazione della casa che stava venendo a darci le ultime maledizioni piuttosto che Sì. Tori in sé. Sì, era la casa, sicuro, perché Tori Duck non poteva uscire dalla casa, Duck. Raggiungete la villa del Borgomastro. Irina vi ha visto, ma rimane comunque sull'uscio della porta. Siete tornati? Dov'è Ismark? Credevo foste in chiesa con lui. Eravamo in chiesa con lui, poi ci siamo divisi e lui doveva ritornare da te. No, lui era rimasto a parlare col prete, credo. Allora sarà Sì, ancora ma- lì, con padre Donavic. È successo 2 qualcosa in chiesa? Una lunga storia, Irina. Sì, più o meno. Filato, Ti racconteremo tutto liscio. appena torniamo. Che ore sono invece, Irina? Non ne ho la più pallida idea, qui non abbiamo una meridiana. Più o Mattina meno e sera. giorno.
Quanto manca alla marcia dei morti? Beh, mancherà un bel po', credo che sia primo pomeriggio. Se avete fame posso preparare qualcosa. No, Dak, siamo abbastanza Penso- ristorati dalla casa. Dobbiamo andare a trovare Ismark. Quindi vi dirigete verso la chiesa? Sì. Mhm. Entrate all'interno, che è stranamente aperto, e vedete che l'interno della chiesa è sempre a soqquadro, tutta sottosopra, però non sembra esserci assolutamente nessuno. Lucinda e Atros, mi fate un tiro di indagare. Atros, la camera di padre Donavic è sottosopra, è appesa al soffitto, c'è una corda penzolante, spezzata, l'altro capo della corda è a terra, ti inginocchi a osservarla e ti rendi conto che è stata tagliata da una lama molto affilata, probabilmente quella di una spada. Sembrerebbe opera di Ismark. Elfo, tu sai seguire le tracce, no? Sei un ranger. Certo. Certo. Allora vedi se riesci Vedo- a capire se il corpo Allora, è stato trascinato o se è andato via sui suoi piedi. Sì. Urca! Bella. Bella. Beh, Quello. sì. in Quello effetti è vero. che segui non è tanto una traccia al suolo, quanto un odore, carne bruciata. Ti porta nel sotterraneo. Entrate nel sotterraneo della chiesa e vedete che lì dove prima giaceva il corpo senza testa di Doru, adesso c'è un solco vuoto e bruciato sul terreno. Piccole parti di cenere sono sparse qua e là, ma il mucchio più grande, Feredir, ti rendi conto che è proprio stato raccolto da terra insieme a una parte del terreno, una parte del terriccio. Ma riesco a capire se le ceneri sono ancora calde, se è una cosa recente. Sembra abbastanza recente. Non sai dire se di qualche ora o più di qualche ora. Lucinda, tu invece vai fuori verso il cimitero e vedi che c'è tra le lapidi, ce n'è una dove sopra c'è scritto in maniera goffa, un po' arrangiata, con uno spuntone forse di un chiodo arrugginito: qui giace padre Donavic e suo figlio Doru. Corro dai ragazzi e gli urlo: ho trovato padre Donovic e suo figlio, qualcuno li ha seppelliti qua fuori, non so, è tutto un po' strano, venite Beh. a vedere. E li porto fuori a vedere la lapide rudimentale. Se hanno avuto modo di seppellirli e incidere i loro nomi, sicuramente non erano persone cattive. No, ho paura che la risposta la sappiamo già. Esatto. Dobbiamo trovare Ismark e capire cosa è successo. Forse non ha avuto alternative. Magari ha capito che era l'unico modo. No, perché l'unico modo, io credo che il prete si sia tolto la vita, che sia stato seppellito successivamente da Bismarck. Piuttosto, dove cazzo è andato? Se non è a casa, Forse è andato ad affogare le sue disperazioni nell'alcol. Cosa fareste In voi taverna? dopo aver seppellito 2 cadaveri? Ma me lo auguro. Io andrei Io sono bene da l'unica fare cosa buona di questa regione, cioè il vino. Io vorrei cercare delle impronte per terra. Se il fuoco era ancora tiepido, questa tomba non sarà stata scavata da molto. Vuoi provare a vedere se si vede la direzione che ha preso Ismark dopo aver seppellito i due? Mhm. Esatto. Capisci
che si è allontanato verso l'interno del villaggio. Andiamo verso il villaggio. L'intuizione di Lucinda probabilmente è corretta, allora. Tanto non ci metteremo molto a cercare in ogni posto del villaggio. Partiamo dalla taverna e se non lo troviamo andiamo avanti. Oltrepassate la chiesa e raggiungete la taverna. Entrate Oh, beh. e vedete già Ismark seduto al tavolo della locanda. La scena è sempre la stessa. Arik al bancone, mutismo selettivo. Le tre vistane in un angolo, sedute fra di loro a parlare fra di loro, non vi guardano minimamente. E Ismark, che con volto triste, le lacrime appena asciugate e il boccale semivuoto, vi osserva mentre entrate. Non vi saluta, vi fa soltanto un cenno breve col mento. Vado vicino a Ismark e sussurrandogli all'orecchio gli dico che non mi fido dei vistani e degli occhi che ci sono qua dentro. Gli faccio presente che siamo andati al cimitero e che abbiamo visto, che vorrei delle spiegazioni e tipo lo prendo come a portarlo fuori. Ismark si solleva pesante e ti segue fuori. Io e Ismark siamo usciti assieme, quindi lo guardo e gli dico: Ismark, ma cos'è successo? Hai dovuto far fuori il prete si è suicidato, ho trovato la tomba. Ismark si è portato con sé il boccale di vino, ne beve un sorso, guarda un punto indefinito sul pavimento e dice: non ho potuto fare niente. Si è impiccato questa notte mentre io non guardavo. Io mi avvicino a Ismark e gli dico, pacca sulla spalla e gli dico, tranquillo, era un uomo già morto dentro, non potevamo fare nient'altro. Era mio amico, come era Lo mio so, amico insomma. anche Doro. Per colpa di quel diavolo ho perso Donavic, Doro, ho perso mio padre. Non perderò anche mia sorella. Scusatemi. Voi com'è andata? Avete trovato risposte in merito a quella famiglia, come avete detto che si chiama Darst, dico bene? I Darst, sì. Abbiamo trovato delle informazioni, ma non quelle che cercavamo. È un culto strano. Un culto? Avrei dovuto mettervi in guardia, avrei dovuto sapere tutto questo. E invece non sapevo nulla di questo culto, di questa casa, di questa famiglia. Ismark, basta colpevolizzarti. Dobbiamo andare da Irina, dobbiamo prenderla e iniziare il cammino per Vallaki. Questo non è il momento di rinnegare tutto nel dolore. Ah sì? Tu dici? Forse è proprio questo il momento. Che borgomastro vuoi che diventi? Mio padre si vergognerebbe di me. Non ne faccio una giusta, è proprio vero. Sono e rimarrò sempre il giovane Ismark. Non crescerò mai. Io lo guardo e gli dico, ma guardati, non è facendo la parte del patetico che diventerai un buon borgomastro. Lui beve l'ultimo sorso di vino come se fosse l'ultimo della sua vita e poi getta il boccale a terra, disinteressato. Eppure ricordate che Ismark fosse un tipo di buone maniere. Si vede che è proprio di cattivo umore. Bene, d'accordo. Facciamo come dite voi. Partiamo subito. Andiamo a Vallaki. Va bene. Sì, ma Andiamo a facciamo prendere tappa. Facciamo tappa dal mercante prima. Sì. Io veramente intendevo le cascate di Zer. Anche. Dobbiamo passare anche per di là. Ma ci serve un mercante Ismark durante il tragitto. Possiamo andare da Bildrat. E Bildrad sia. Una domanda però alla quale non abbiamo avuto ancora risposta. Ovvero? La calligrafia della prima lettera, quella falsa, quella che non era stata in realtà mandata da tuo padre. Non sappiamo ancora chi l'abbia mandata. Non sappiamo ricollegare quella calligrafia.
Chi vi ha consegnato quella lettera? L'ha consegnata un uomo che sembrava ben distinto, ben curato. Ma lui l'ha consegnata, non è detto che l'abbia scritta lui. No, sicuramente non l'avrà scritta lui. Probabilmente. A ripensarci adesso, dopo alcuni incontri che abbiamo avuto, però non lo so, poteva essere un vistano. Beh, di sicuro era uno a cui piacevano le scommesse. Quello sicuramente. A cui piacevano le scommesse. Un vistano. Gli piacevano le scommesse? Le scommesse, sì, Amon. Perché? Perché ho un conto in sospeso con questo personaggio. Con questo lurido personaggio. Quando l'hai visto? E mostro il moncherino. Io non credevo tu l'avresti fatto. Ah, grande babuskaya, dai. Hai perso la mano ai Guarda, dadi? No, era un tale scommettitore Ma che aveva la chiave per farmi uscire. mi dispiace del quello che è successo alla tua mano, Bardo. Non deve essere facile per uno come te. Per Che questo so- ti dico che ho un conto in sospeso. Beh, non mi viene in mente nessuno di questa descrizione, sinceramente. Forse scopriremo qualcosa di più alla pozza di Zer. Però se è un vistano, magari è conosciuto dalle 3 vistane che ci sono là dentro. Io vorrei ottenere la calligrafia di quelle 3 vistane in qualche modo. Io non mi fido di loro. Dopo quello che mi hanno detto su mia madre, sono solo delle ciarlatane. No, figurati, neanche io mi fido. È che vorrei trovare il modo di avere qualcosa scritto da loro per poterlo confrontare con quella lettera. Chiedi io Allora un andiamo a autografo. parlare direttamente col capo dei Vistani. Madame Eva, no? Non so se si tratta proprio del capo dei Vistani. È molto nota tra di loro. È una famosa veggente. Io personalmente non l'ho mai incontrata. Non sono mai uscito da questo posto prima d'ora. Quindi sarà C'è una sempre novità una anche per prima me. volta. Esatto. Ben detto, Elfo. Beh, non perdiamo altro tempo. Andiamo da Bildrat. Abbiamo tante cose da fare. Ismark, come va la vita? Te la passi bene? Dopo che tuo padre è morto? Ismark fa un cenno con la mano senza rispondere. Che bella compagnia. Ah, guarda Amon, dice, così sei tu quello che mio nipote si è messo a curare per un giorno di fila. Sai quanto lavoro gli hai fatto perdere? È molto strano che un ragazzo così per bene sia venuto cresciuto da te. Questa cosa mi sorprende tantissimo. Dovrei forse offendermi. Però No, fai tu. non lo farò. Allora? Cosa volete? Questa è la lista dei suoi oggetti. Non ha armi? No. Una domanda, signor Master. Yes. Tecnicamente io da biografia ho l'urna dell'eroe con le ceneri dell'eroe Sì. che vale 100 oro. Posso venderla? Certo. Tiro fuori queste ceneri dell'eroe. Sarebbe interessato questo souvenir? Che diavolo è? Vale... Come che diavolo è? Ceneri di un morto. No, non di un morto qualunque. Del grandissimo Ib Stark, eroe delle 7 valli. Mi fai una Il prova mietitore- di... Mi giro verso Allora, sono Peredir indeciso. e chiedo quali sono queste 7 valli. Ne ricordo solo 3. Sono la valle di Buldes, La 1, la 2 e la 3. Trollix e le Alpi. Bildrat si sente leggermente preso in giro. Ora sono Interviene indeciso. Atros. Interviene Zitto, Atros Rust. e dice: ma certo, quella è vicino la valle di Duraco, Fast,
Netherville e Sun, se non sbaglio. Allora, ho capito. Bravo. La scena è bellissima, mi fate tutti e tre Cazzo! una prova, La supercazzola. una Il prova super di cazzola. ingannare. Atros mi ha fatto Amon. 8. Amon si aggiunge e gli dice: sì, è là l'incrocio tra le Svalbard e le Sgisberland. Beh, Questo qua è il Bi- tiro supercazzola. Bildrat è preso dalle vostre storie e dice: beh, accidenti, deve essere stato molto famoso questo eroe. Come hai detto che si chiama? E prende l'urna. Birgenals! Virgilals. Credevo che si chiamasse Torskens. Beh, Ma era il Secondo nome. ho capito. L'appoggia sul tavolo. E quanto vorresti per questa urna di questo eroe super famoso delle terre di Svrangertas? Amico mio, sono 120 per te. Stai scherzando, spero. Ma sì, che sta Andiamo. scherzando. Ne voleva 60, diceva 60 in realtà. Sentite, non ho molto tempo da perdere, facciamo le cose in fretta. Io te ne posso dare 10. Allora qualcuno non avrà questo bellissimo souvenir. Pazienza. Mi fai una prova tu da solo di carisma. Beh, Lui tiene stretto in mano l'urna e dice: beh, se non vuoi 10 ti posso dare 5. Sai che ti dico? Che sei un pessimo venditore. Facciamo 30 e non ne parliamo più. Posso Intanto- arrivare a 15. Posso? Aspetta, facci finire. Posso Sì, arrivare a scusa, 15. scusa. Fare fatto? Ultima offerta. 20. 20. Ti stringe la mano e ti Va dà bene. i 20. Metti 20 sul... metti Sì. 20 monete d'oro e togli l'urna. Master, Sì. domanda. Io teoricamente, ma ho una sensazione che anche no, dovrei avere dei gioielli. Vedi intanto che il portagioie è in argento con una filigrana d'oro. Solo il portagioie potrebbe valere un bel po' di monete d'oro. 3 anelli d'oro, una sottile collana di platino con un ciondolo in topazio. La tua sensazione è corretta. Apri lo zaino e in effetti tutto quello che avevi raccolto nella casa adesso è polvere. Libri, Secondo me. gioielli, tutto tranne una cosa: l'abito folle. Perché non te lo provi, Bildrat? Dove l'hai preso quel mantello? Questo viene da casa d'Arst. Ammira il pregio di questo tessuto. Questo viene da casa d'Arst. Quanto vuoi per questo mantello? Tu quanto saresti disposto a darmi? Ah, Di sicuro vale ben più di almeno 5 monete d'oro, non credi? ti do Di 5 pozioni di cura, scusa. 5 pozioni di cura. Ah, ti do Lo Giuda. 25 monete d'oro. Ne vale almeno 100, Bildrat. 100. Al diavolo, forestiere del cazzo. Te ne do 50. E dai, Usciamo proviamoci. io. 100. Io gli dico, Vada per 100. Non sono trattabili. Da qua. Perché ti interessa tanto questo mantello, Bildrat? Che ne sai di cosa darsi? Prende il mantello e fa per accarezzarlo come se ne riconoscesse il pregio. No, non ne so niente naturalmente. Ma tutto ciò che viene da quella casa misteriosa ha un valore immenso per me. Non si recuperano oggetti da casa d'Arst da centinaia di anni. Non so come diavolo abbiate fatto a uscire vivi da lì, signori. Ma vi dico sì,
che se avete altri oggetti del genere sono disposto a comprarli. Perché non provi quel mantello così tanto... Perché non ti fai gli affari tuoi, elfo? Sai Io- che stai sulle palle. Ildrat, con tutti questi soldi che ti stiamo dando, non hai nulla da dirci delle tue preziose informazioni che tanto millanti da avere? Qualche consiglio per il viaggio? Qualche suggerimento? Vi state mettendo in Oh. viaggio? E dove state andando? Intanto Questi verso non le sono costate affari tuoi. viste. A ovest. La tua... Oh, Stiamo andando da tua madre. ho toccato un nervo scoperto a quanto pare, Ti Beh, basti sapere che stiamo andando a ovest. non ho nessun consiglio da darvi. Non sono mai uscito dal villaggio di Barovia. Forse Ismark. Ismark lo guarda e dice: fa no, col No. capo. Neanche lui. Va bene. Andiamo. Ti consiglio di viaggiare nella vita. Forse per te è facile viaggiare dal luogo in cui provieni, andare nelle terre, vedere posti meravigliosi, ma quando nasci a Barovia o nasci vuoto o muori. A Barovia Hai visto- o nasci vuoto, Deck? Aspetta, questa cosa ce la siamo già detti, scusatemi, Deck. Ismark Vuoto. incalza. Coraggio, mettiamoci in marcia, abbiamo tanta strada da fare. Che senso vuoto? Anche altri fuori dalla famiglia Darth sono stati dei vuoti, Deck. Ti poni delle domande, delle giuste domande. E mentre le fai ai tuoi compagni, raggiungete la villa Che del cazzo? Borgomastro. Che significa questa storia dei vuoti? Beh, a Barovia nascono soltanto due tipi di persone. I vuoti alla nascita, come Arik, per esempio. E quelli un po' più con spirito, con animo, come me, come mia sorella, o come padre Donovic, che riposi in pace. Ma per vuoti Vedi, intendi senza anima, Ismark? Non so esattamente spiegarlo, però il modo più semplice, sì, credo che sia questo. Avete idea del motivo? O chi possa esserci? Il motivo credo che sia sempre lo stesso, dice mentre vi incamminate verso la villa. E non è guarda, sempre stato. volge lo sguardo lentamente verso il castello. Quindi non è sempre stato così qui a Barovia. Prima di... Drow, credo che Di Strahd. tu mi abbia preso per un ultracentenario. Non ho idea No, di ma come magari- fosse Barovia prima di adesso. Ah, ma Nessuno magari lo si sa. tramandava la storia. Tutto ciò che riguarda la storia di Barovia è persa con Barovia di quel tempo. L'unica cosa che sappiamo è che un tempo sorgeva il sole in queste terre, ora non più. Il Signore del Mattino ci ha lasciato soli. Solo Madre Notte ascolta le suppliche dei viandanti e dei baroviani. L'ho sentita questa cosa, sì. Come abbiamo anche sentito che una volta su questa terra c'era anche il padre di Strahd. Barov ha lasciato le terre a suo figlio, al più grande, Strahd. Ma questa è solo una speculazione. Posso farti una domanda? Hai detto che ha lasciato a suo figlio tutte le sue terre, il più grande, quindi aveva degli altri figli? Gira voce che fossero in due, ma tutto ciò che riguarda Strahd può essere soltanto una menzogna. Le voci arrivano da lontano, da ovest, e da lontano ovest. E tutto ciò che arriva da lì non può essere meritevole di fiducia, purtroppo. Che c'è a ovest? Oltre Vallaki non lo so. Non- Vallaki è sempre sotto l'influenza di Strahd? Oh Sappia. no,
Vallaki è l'unico luogo in cui possiamo portare me e mia sorella, soprattutto mia sorella, in salvo. È recintato, è lontano dagli occhi di Strahd, di quel diavolo. E forse lì potremmo essere al sicuro. Il borgomastro dovrebbe essere una persona per bene. Vallakovic è il suo nome. Vargas Vallakovic. È un barone. Raggiungiamo la villa e dopo un paio di bussate Irina ci apre la porta. I due si abbracciano, chiedono l'uno all'altro come stanno. Dopodiché Ismark le volge uno sguardo serio e le dice: Irina, prendi tutta la tua roba, dobbiamo andare subito via. È già giunto il momento. Sì, anzi è già tardi. Irina se ne va, sale le scale di legno, va al piano di sopra e dopo un po' scende le scale, indossa uno zaino, vi guarda, ha una spada, anche lei, una spada corta, vi guarda, vi dice: sono pronta, sistema ancora le ultime scaglie dei bracciali, possiamo andare. Andiamo, Irina, andiamo. Bene, Ismark solleva una sacca, se la porta a spalla e ci mettiamo lungo la strada. Sarà meglio accendere una torcia, vista la poca luminosità. Stabiliamo un ordine di marcia, perché è un suicidio camminare di notte in mezzo alla nebbia, secondo me. Potremmo legare con una corda, Dak. Almeno il primo tiene una cima, l'ultimo un'altra cima, camminiamo in fila indiana. No, tutti ma siamo in mezzo tenendo alla la strada, corda. non serve. Sai che avrei una storia da raccontarti su questa strategia, ma magari te ne parlo quando Siamo vivi. arriviamo a Vallaki. Nel frattempo, Tranquillo, Krastas. nel Mai frattempo, faccio un balzo verso di voi. Nel frattempo, Nano? Il nano si è offeso, mi sa. Guardate, la biforcazione. Una vecchia forca di legno scricchiola nel vento gelido che soffia dalle alture occidentali. Sull'architrave danza un brandello di corda sfilacciata. Qui la strada battuta si divide e un cartello di fronte alla forca punta in 3 direzioni: a est verso il villaggio di Barovia, a nord-ovest verso la pozza di Zer e a sud-ovest verso Ravenloft Vallaki. Sul lato opposto, un muretto fatiscente delimita un piccolo cimitero avvolto dalla nebbia. beh, ovviamente penso di essere attirato e incuriosito dalle lapidi, perlomeno vorrei cercare di capire, avvicinandomi un po', se riesco a leggere i nomi, se i nomi sono ancora leggibili e soprattutto se ce n'è, magari sono delle lapidi anonime. E vedi che ci sono dei nomi che ti ricordano qualcuno. Riesco a leggerli? Uno di questi è il tuo. Tutto ok, Mastro Nano? Vi vedo pensieroso. Che succede? No, non è assolutamente tutto ok. Tipo, è abbastanza scosso dalla situazione e ho la sensazione che qui io ci sono già stato in passato. Questo è impossibile. Mentre vagavo per un bosco simile a questo e dove successivamente, se ricordo bene, sono finito in un villaggio Ti ricordi bene? maledetto. Ma questo è impossibile, dice Ismark. Non può accadere una cosa del genere. C'è qualcosa che non mi sta attorno. Leggi anche tu questo nome e gli indico la lapide. Vede la lapide e dice: si abbassa, poggiando un avambraccio sul ginocchio. Sì, lo leggo anch'io. Si solleva in piedi. Irina si avvicina. Ismark, che succede? Ismark fa per fermarla. Dice:
Rust, vi siete domandato perché solo a voi è giunta quella missiva per invito qui a Barovia? Non lo trovate Sì. un po' strano? Decisamente strano. Ebbene, Ma non ho ancora trovato nessuno che credo possa darmi questa risposta. Non credo che sia ancora arrivato il momento di indagare su questo tema, almeno non fino ad adesso forse. Ismark si avvicina di mezzo passo, torreggia su di te, minaccioso quasi, ma in realtà non lo è solo molto preoccupato. Il suo sguardo si assottiglia verso di te e ti dice: cos'hai di così speciale? Cosa hai fatto per essere qui? Proprio tu, un nano, sì. Il bardo ne ha cantate le vostre gesta e sicuramente sono incredibili. Ma non basta. Ti guarda. Cosa hai fatto, mastro nano? Perché il diavolo ti ha voluto? Non lo so, forse perché sono l'unico sopravvissuto di un gruppo dove... Anzi, sono l'unico sopravvissuto del gruppo che forse ha sconfitto un altro diavolo in un'altra terra. O quello che poteva essere considerato tale. Fa un cenno come a riflettere fra sé e sé. Qualcuno mi fa percezione. Nano, sarebbe il caso di tirare fuori la tua mappa. Esatto. La mia? Mappa. Sai quel foglio di carta dove si disegnano le terre, Sì. gli alberi? Sì. Quello, bravo. La cerco, subito. Grande. Mi piace perché i nani sono così, sono... Lucinda, Dici perché cosa? meno 2 in Lucinda. percezione? Perché non sono saggia. Ah? La forca ti sta attirando a sé come una calamita. Vado verso la forca, presa quasi da una trance, e inizio a dire: devo guardarla da più vicino. Devo Irina vedere qualcosa. si sposta, va per guardarti. Di per lì non ci fa caso. Appena ti avvicini in modo così, con questa andatura un po' in trance, fa per aggrottare la fronte. Si avvicina a te. Lucinda, dove stai andando? Lucinda? La forca mi chiama. Irina, lasciami Lucinda ti afferra per un braccio. Dice: lascia stare, non andare lì. La scanso fortemente, quasi in malo modo, e le dico: Irina, lasciami stare, la forca. E appena lo fai e ti volti di nuovo verso la forca, vedi che adesso sulla corda, che prima era vuota, penzola un corpo putrefatto, marcescente, senza braccia. Istintivamente tiro un urlo e inizio a correre verso il corpo. Corri verso il corpo e quando sei lì davanti lo osservi e sei tu. Lucinda! Non è possibile, sono io, la vedete? No, La Irina! vedete senza braccia? Irina Noi ci giriamo. si avvicina, Irina fa per tenerti, supponendo che tu voglia toccare in qualche modo il tuo corpo appeso. Fa per stringerti forte per non fartelo fare e dice: fermati, Lucinda, non è così, non c'è nulla lì, non c'è nulla lì. Irina, come non c'è nulla? Non è vero, c'è un corpo. Non lo vedi il corpo? Amon, vedi la scena, tutti vedete la Esatto. scena, ma non c'è nessun corpo appeso alla forca. Quindi mi avvicino, sento le urla, sento quello che gli dice, mi avvicino e gli urlo: Lucinda, guardati, guardati, toccati, sei tu tangibile.
Quella che vedi lì è un'illusione, noi non vediamo niente. Senti E sai, l'irrefrenabile bisogno di toccare il tuo corpo appeso alla forca. io o Lucinda? Io. Ah. Lucinda. Per quanto quello che dice Amon in una parte di me ha senso, distolgo Irina e salgo su e tocco un piede, la prima cosa che riesco a prendere. Lucinda, no! No! Tocchi il piede e il corpo inizia a sgretolarsi davanti ai tuoi occhi. Minchia, pensavo di ritrovarsi appesa tu. al posto Diventa suo. Meno male. polvere davanti a te. Lucinda, Irina ti guarda e dice: Lucinda, stai bene? Irina, non so cosa sta succedendo. Irina, te lo giuro, io ero sopra, io ero impiccata, l'ho toccata e si è sgretolata. Cosa succede? Non capisco, io non ho visto niente. Ho tentato di fermarti da qualsiasi cosa tu volessi fare. Questo non è un luogo molto normale, a quanto pare. La nebbia ti fa vedere cose. Dobbiamo andare via subito da qui. Amon comunque, Amon Amon comunque si avvicina a Lucinda e cerca di persuaderla per farle capire, per dirle, cioè, non so se ci hai fatto caso, ma da quando siamo arrivati qui abbiamo visto tante di quelle illusioni che dovresti anche essere abbastanza tranquilla sul fatto che tu sia stata illusa da qualcosa che nessuno di noi ha visto. Lo so, Amon, ma era così reale, questo cimitero, quella forca, era reale. Ne sono consapevole, per questo sono qua a cercare di persuaderti, altrimenti sarei stato lì a guardare lo spettacolo. Voglio andare da Madame Eva, andiamo da Madame Eva, ho bisogno di risposte. Sei troppo irruente, mezzelfa. Sei troppo irruente. Fa parte del mio carattere, Amon. Ma sei troppo irruenta. Potresti rimanere offesa. Sei calmo. Nel frattempo tiro fuori la mappa e dico: ragazzi, a questa biforcazione teoricamente se andiamo verso Vallaki non passeremo sicuramente per la pozza e successivamente le cascate di Zer, dove credo andremo a cercare Madame Eva. Dopo diversi minuti di cammino, Ismark solleva un dito. Siamo arrivati. Vicino a un fiume che si allarga fino a formare un laghetto dal diametro di qualche centinaio di metri, si trovano 5 variopinte tende rotonde. Sono piantate all'esterno di un circolo formato da 4 carri dal tetto bombato. Vicino alla sponda del lago c'è una tenda molto più grande, illuminata dall'interno. Non lontano da questa tenda, 8 cavalli privi di finimenti si abbeverano al fiume. Un sentiero prosegue oltre questo accampamento, serpeggiando verso nord tra il fiume e il margine della foresta. E le struggenti melodie di una fisarmonica si scontrano con il canto di diverse figure vestite con colori vivaci, riunite attorno a un falò. Quello che vedete è un gruppo di vistani. Stanno cantando, bevendo, suonando. Ce ne sono di giovani ma anche di anziani intorno al fuoco che sfumacchiano delle pipe. Siete ancora distanti a una 50 di metri, forse di più. Ismark sofferma il passo e dice: eccoli, abbassando la voce. Ebbene, che facciamo adesso? Andiamo? Dobbiamo andare da Madame Eva. Dobbiamo trovare Madame Eva e dirle... Potremmo chiedere all'Ordak. Beh, sicuramente loro sapranno chi è Madame Eva e dove sta, qual è la sua tenda. Siamo già fuori dall'influsso di Strad? Ismark, secondo te? Va per osservare la collina sopra cui dimora il castello.
lo vede più lontano e dice: siamo più lontani, è la prima volta. E sorride: è la prima volta che vedo il castello così distante. Non ci avevo fatto caso, grazie, Amon. È una vista meravigliosa. Tuttavia, non credo che siamo ancora fuori dall'influsso di Strahd. Finché non raggiungiamo Vallachia, almeno dovremmo aspettarci di tutto. Non sarà un problema, non siamo venuti qua a cercare rogne, ma solo a farci leggere il destino. Giusto, Atros? Esatto, ma in ogni caso sarebbe meglio se Irina si coprisse il volto. Sicuramente. Irina si mette con la sciarpa, così. Potrei prendere il suo posto al momento, se volete. Ma Sì, ma copriti il volto. Io camuffo me stesso con le fattezze di Irina e do contemporaneamente a lei la mia mantella. Posso, Amon, non sarebbe forse, visto che possiamo farlo in due, non camuffarci proprio come Irina, ma sembrare due ragazze rassomiglianti a Irina, così magari da destare meno sospetti, come se fossimo tre sorelle che si rassomigliano. Curioso, ma potrebbe funzionare. Magari non la riconoscono semplicemente, forse non lo sanno proprio bene come è fatta Irina, magari sanno solo che ha i capelli rossi. Vai. io credo che sia più semplice celare lei che non tipo creare dei diversivi in qualche modo. Semplicemente che si copra e basta. Così come Atros ha un cappuccio, lei può scegliere di mettere la sciarpa e mettere il cappuccio ed essere meno riconoscibile possibile. Va bene, avviciniamoci all'accampamento. Amon, tra i vistani Sì. c'è un uomo che riconosci subito. Tu sei più lontano rispetto agli altri. Lui non ti ha ancora visto. E allora faccio davvero camuffare se stessi per apparire un'altra persona e non essere io. È lui. Si tratta dello stesso uomo che era fuori dalle prigioni mentre ti torturava e hai dovuto tagliarti la mano per liberarti. Quello è lo stesso della locanda che ti ha portato la lettera a Città del Porto, sono sicura. Cazzo. E quindi probabilmente è lo stesso di Amon. Come Io lo prima di- chiamava? Il scommettitore. Lo scommettitore, io prima di entrare in contatto visivo con lui attivo immediatamente camuffare se stessi perché non voglio che mi riconosca inizialmente. Ok. Vabbè, più o meno che sembianze assumi, da cosa ti... Appena lo vedo, lo riconosco, mi fermo, mi blocco e faccio partire una melodia vocale, quasi un fischio, un sibilo, e contemporaneamente con le mani faccio così, tutti questi movimenti così che mi camuffano e mi cambiano l'aspetto. Siccome nella mia linea visiva davanti a me c'è Feredir, la prima persona che prendo come oggetto, come reference è Feredir e quindi mi camuffo in un Elfo Ranger. Ok. Il suono Io mi del giro. tuo fischio si confonde con la musica in sottofondo dei vistani. Io guardo Rust e gli dico che forse è il caso che non ci facciamo vedere. Cioè, non so se dovremmo farci vedere da quel vistano. Sto iniziando ad avere dei brutti presentimenti a tal riguardo. Infatti ho accanto Ismark che gli dico: lui è quello che mi ha dato la lettera scritta teoricamente da tuo padre. E Ismark indica quello lì. Non indicare Ismark. Minchia Ismark. Il vistano vi guarda, fa per guardarvi mentre sta suonando con un tamburello. Accanto Io a mi sé, incapu- accanto a sé ce n'è un altro che sta bevendo. Il vistana vi guarda, entrambi, e vi riconosce. E mentre gli altri suonano e bevono, lui solleva una mano e fa: venite, venite. Mi avvicino.
e mentre mi avvicino gli urlo: ah, ci si rivede. Allora? Dov'è il vostro amico? Quello tutto scuro? Elfo del crepuscolo? No, Drow, giusto? Era con voi in taverna. Volete bere qualcosa? No. Ma... Sedetevi, prego, sedetevi. Mi siedo accanto a lui, lo guardo e gli dico: ah, il Drow, mamma mia, era una palla al piede. Per fortuna ce ne siamo liberati i giorni or sono, perché proprio era insopportabile. Ma tu piuttosto, Vistano? Non pensavo di rivederti qui. Credevo Ah. stessi a Città del Porto. Come ti chiami? Ah, prima di tutto, cara amica, il singolare di Vistani è Vistana, non Vistano. Ah, perdonami, non lo sapevo. Non ti preoccupare, è del tutto normale. Molti avventurieri si sbagliano, sai? Io sono andato a Città del Porto per affari. Il mio padrone mi aveva mandato lì. E a quanto pare è guardarast. Siete arrivati sani e salvi tutti quanti, eh? Molto bene. Io vorrei superarli e andare direttamente alla tenda grossa. La tenda grossa ha delle spesse tende rosse molto pesanti a chiuderla. Vedi un'ombra muoversi al suo interno. Prima passo a Krastos. E qualcuno si porti Irina, però. Infatti io sono qua vicino a Irina. Bravo. Che strano. Vieni. Non ti avevo visto mai da così vicino fino adesso. È uno strano aspetto. Oh, scusami. Ma hai visto un dragonide scintillante? E faccio scintillare una scaglia. Beh, però Deck. hai un fascino tutto tuo. Comunque non dovremmo star qui a parlare di queste cose adesso. Avviciniamoci anche noi. Grande, bravo. Stammi vicino, Deck. Io... Non mi hai detto come ti chiami, Vistano. Ah, perdonami. Sono un po' ubriaco, sai. Questo vino è buonissimo. Mi chiamo Harrigal. Piacere, Arigal. Sì, hai visto? Siamo arrivati tutti quanti sani e salvi. Evidentemente il tuo, e gli faccio con le virgolette, padrone, voleva che ci arrivassimo tali qui, in questo bellissimo posto. Ah sì, Barovia, la valle di Barovia è un posto meraviglioso, lo credi? Il mio padrone ha sicuramente voluto questo. E infatti, tutto come previsto. Anche Madame Iva l'aveva previsto. Aveva previsto il vostro arrivo. E infatti siete qui. Oh, e si volta verso a guardare Atros. Vostro amico un po' impaziente, eh? È impossibile entrare adesso. Entrerai tra poco. Madame Iva vi aspetta tutti. Non preoccuparti, vieni qui. Bevi qualcosa anche tu. Lo ignoro come l'ho ignorato alla locanda. Ok. Come si chiama? E provo a entrare nella tenda. Come si chiama la locanda, Deck? No, la locanda era a Città del Porto, non mi La ricordo città il del nome. porto. Harrigal, che sta parlando con voi, d'un tratto fa... si mette così, sbatte le mani sulle gambe. Ah, mannaggia. A quanto pare devo un attimo interrompere la nostra chiacchierata. Arrivo subito. Vostro amico troppo impaziente. È entrato in tenda prima ancora del tempo. Se offende Madame Iva, grossi guai capiteranno. Entri nella tenda. Fiamme magiche proiettano un bagliore rossastro all'interno di questa tenda, rivelando un basso tavolino coperto da un panno di velluto nero. Da una sfera di cristallo poggiata sul tavolino fuoriescono bagliori di luce.
Non c'è nessuno dentro. Mhm. Voglio ispezionare la tenda. Fai per Se è ispezionarla. possibile. La tenda è molto grande, è sfarzosa. E mentre ti addentri a cercare di capire cosa ci fosse dentro, cosa ci sia dentro, da un'altra sala, da un'altra stanza della tenda, un po' più piccola, una nicchia, esce una vistana, una giovane ragazza, e ti dice: Dai a Pushkaya. Fa un gesto con la mano come a indicarti di andar via. Piova, piova! Dai a Kapushkava! E fa per spingerti. Mi siedo al tavolo davanti alla sfera di cristallo. Ti spinge per buttarti fuori. E io non esco, nel senso, resisto alla spinta. Resisti alla spinta così tanto che la ragazza indietreggia, inciampa e cade a terra. Inizia a pronunciare delle parole in una lingua ancora più strana rispetto a quella dei Vistani. Arrigal raggiunge la tenda, la apre e dice: Ehi tu! Incontrando lo sguardo di Atros. Poi guarda la giovane Vistana. Scava Pushkaya! Schimi di tiri pipoc! E la Vistana interrompe quello che stava per dire. Guarda Arrigal. Fa uno sbuffo. Si rialza in piedi. Si risistema il vestito. E ti fa di nuovo cenno gentilmente di accomodarti fuori. Arrigal ti guarda e ti dice: Tu sei il Tiefling. Per favore, vai fuori. Non offendere Madame Iva. E lo seguo. Molto bene, molto bene. Esci. Non preoccuparti. Tra poco entrerete tutti nella tenda. È solo questione di minuti. Se avessi offeso Madame Iva, grossa maledizione sarebbe capitata su di te. Ti ho salvato, amico. E ti fa un sorriso. Non credo proprio. Ah, io credo proprio di sì. E ti mette una mano sulla spalla, intorno al collo. Io credo proprio di sì. Andiamo a bere qualcosa, dai. Io gliela metto al collo e gli dico: io credo proprio di no. E ora leva la mano. Oh, ok, d'accordo, d'accordo. Non volevo offenderti. Siamo suscettibili qui. Vi sedete intorno al fuoco. Arrigal vi offre del vino. Arrigal si siede. Ah, siete molto impazienti tutti quanti voi. Sapevo della forza e dell'irruenza del nano, ma non conoscevo quest'uomo qui. E indica Atros. Dovete sapere, cari amici, che prima regola di campo di Vistani è non offendere il Vistana, perché altrimenti, se offesa viene arrecata, grande maledizione potrebbe capitare addosso a lui e tutti i suoi compagni. È maledizione impossibile da togliere. Vostro amico ci è andato proprio molto vicino. Detto questo, divertiamoci. Musica! Se ci fosse qui vostro bardo amico, lui saprebbe sicuramente intonare qualche canzoncina. Madame Iva aveva previsto l'arrivo di tutti, anche del vostro amico Drow. Ed è per questo che non potete entrare in tenda. Finché lui non arriva, bisogna aspettare. E sorride. E beve un sorso di vino. Ah, questo vino è buonissimo! Perché è così importante il draw? Madame Iva l'ha detto. Ha detto aspettateli. Tutti quanti. Ha fatto i vostri nomi. Feredir, Rast, Lucinda, Atros, Krastos, il dragonide laggiù. E fa un cenno con la mano. Ehi, E Amon. ciao. Amon, giusto? Sì, Amon credo che si chiami. Non credo che dimenticherò molto in fretta questo nome. Ah no, signor Arrigal, c'è stato un caso di omonimia. Cioè,
Anche Non ci stato provare nemmeno Ranger. elfo del ranger dei tuoi boschi sacri. Madame Iva non mente mai. Lei vede il futuro e voi siete qui per questo. Guardo Harrigan e gli dico a mo' di battuta: beh, Madame Iva non mente mai, ma tu invece sei bravo, e mi metto a ridere. E lui sorride. Dice, beh, quando la necessità lo richiede, sono bravo anch'io. A cosa ti riferisci esattamente? Lo guardo dritto negli occhi e gli dico: lo sai benissimo a cosa mi riferisco. Io quella sera non avevo bevuto pinte di birra e me lo ricordo chi ci consegnò quella lettera. Casualità, siamo finiti qui. 2 idee su chi sia il tuo padrone me le sono fatte. Ah, sei molto arguta. Beh, il mio padrone è ovunque. E si volta lentamente a guardare il castello in lontananza. Lui è mio padrone. È il padrone di tutti, in realtà. Il padrone e dominatore di queste terre. Davarish, bevete un po' di vino, dai! Facciamo festa mentre aspettiamo il vostro amico. Ma lui beve mentre ci dice queste cose? Sì, sì. Gli prendo il suo bicchiere e bevo dal suo bicchiere. E io nel frattempo mi avvicino e gli dico: tu non sai il motivo per il quale mi hai dato quella lettera, giusto? Non te lo chiedi, non te lo sei mai chiesto e non te l'hanno detto. Tu hai probabilmente seguito semplicemente un ordine, no? Dato dal tuo padrone. Esattamente. Io non chiedo. È impossibile fare domande del genere. Mi è stato detto di fare una cosa e io l'ho fatta. Ne ho approfittato per girovagare un po' fuori da questa valle. Noi possiamo andare e venire come ci pare piace. E come fate? Ah, molto semplice. Il padrone ce lo permette. Grazie a lui In che modo? possiamo oltrepassare le nebbie. Grazie a lui possiamo andare dove vogliamo, nelle terre del vostro amato Ferun. E perché nonostante questo continui a restare qui, Harrigan? Perché ritorni in queste terre? Se puoi andare dove vuoi. Ma perché questa terra è meravigliosa. La Valle di Barovia è stupenda, è casa mia. E io la adoro. Malati. Scusa, out un attimo. Diciamo, visto dove è piazzato Amon con le sembianze cambiate, Harrigal penso che abbia visto che c'è uno in più con noi che Sì, non lo c'entra sta praticamente ignorando in questo momento. io mi volto per guardare Amon per dirgli dai, No, ma tanto qua mi sa che non... No, dico, ma niente, dico, gli faccio semplicemente capire che gli sto suggerendo di mostrarsi senza... Cioè, dura giusto mezzo secondo e poi mi rigiro. Sì, ma io stavo aspettando che finisse il vostro dialogo con lui per scamuffarmi. Ok. Camuffato. Ok, quindi Amon riprendi le tue sembianze? Sì, mi avvicino a lui e proprio quando gli sono davanti riprendo le mie sembianze. Oh, che incantesimo straordinario, eh? Perché questa cosa non era necessaria? Come va? 70%. 70%? Immagino tu ti riferisca alla tua mano. Beh, per quanto possa farti piacere o no, sappi che mi dispiace. Però hai vinto scommessa. E ride. Dai, Quella scommessa- sorridi, non sei contento? Quella scommessa era per ordine del tuo padrone. Ah, scommessa l'ho messa io. O era solamente tua iniziativa? Ah, la scommessa l'ho fatta io con te. A me piace scommettere. Però per liberarti, sai, bisognava pur fare qualcosa.
Non è che ci siano molte altre alternative lì in quella situazione in cui ti sei trovato. Quindi metà e metà, 50-50. Perfetto. Ah, non sono responsabile per quello che ti è successo. Sappi che potevi benissimo tagliarti solo a 2 dita, amico. Perfetto, sei stato utilissimo nelle tue risposte, me ne ricorderò. Bene. Adesso che siamo tutti, possiamo entrare. Che ne dite? Andiamo Harrigan, voglio proprio conoscere Andiamo. questa madame. Di merda. Harrigal si alza in piedi, si scrocchia la schiena, beve un altro sorso di vino e continua a battere le mani per incitare la musica dei Vistani. Dice qualche parola in Vistana, suona ancora qualcosa e poi fa per accompagnarvi davanti alla tenda di Madame Iva. Indica Atros e dice: coraggio, coraggio, so che avete fretta, andiamo. Anche per voi queste fiamme magiche proiettano un bagliore rossastro. Ci sono delle carte che volano al centro del tavolo adesso e magicamente vanno a piazzarsi su di esso con un ordine preciso. Non c'è nessuno dietro la scrivania. Vedete solo un'ombra muoversi alle spalle della grande sedia di legno. Una voce e poi vedete arrivare una anziana signora, molto anziana, ingobbita, scheletrica, vestita in modo sfarzoso. Gli occhi sono coperti da un velo molto decorato, molto ben rifinito. Le rughe non solo segnano il tempo e la sua età, ma anche il fatto che probabilmente celi centinaia di anni. Va per sedersi in maniera lenta sulla sedia. Insieme a voi, nella tenda, è entrato anche Harrigal, che si mette a braccia conserte e lei inizia a parlare. Schima Zarabushka Yatsukoviada Feredir Ras Lucinda, e indica ciascuno di voi. Amon Atras Krastas Karashi Ikabaroshka. Harrigal prende parola e dice: Madame Eva vi dà il benvenuto. Era da tanto tempo che vi aspettava, aveva previsto il vostro arrivo. Sina Kabashka, Zona, Bikoshka Banyavada, Sirika Boch. Uno alla volta, potete girare le carte. Accettate il vostro destino. Chi vuole estrarre una carta può tirare il D20. Ok, 15, 11. La prima carta si mostra a voi. Vedo una casa in rovina, sorvegliata da un grande drago di pietra. Guarda la cima più alta. La viuratrice è una carta narrativa. Conoscere il passato ti aiuterà a capire meglio il tuo nemico. Raggiungi le montagne. Scala la torre bianca sorvegliata da cavalieri dorati. Il soldato
È una carta che narra di una potente forza benigna protettiva, un simbolo sacro di ardente speranza. Cerca la torre di un mago vicino a un lago. Lascia che il servo e il nome del mago ti guidino verso ciò che cerchi. Il mago descrive un'arma di vendetta, una spada di luce solare. Il boia. Questa carta fa luce su una persona che sarà di grande aiuto nella lotta contro le tenebre. Cerca il fratello della sposa del diavolo. Ha un'anima molto potente. L'infelice. Il vostro nemico è una creatura delle tenebre i cui poteri trascendono la mortalità. Questa carta vi condurrà da lui. Egli infesta la tomba dell'uomo che più invidiava. Vedete Madame Eva, stanca, affaticata, poggia una mano sul tavolo. E Arrigal risponde: Dove vai? Si avvicina e fa per prendere sotto braccio Madame Eva. Volete chiederle qualcosa prima che se ne vada? La guardo Arrigal e gli dico: Arrigal, alla taverna, al villaggio, una vistana, Alenka, mi ha letto le carte, ma mi ha detto qualcosa che all'epoca non mi è piaciuto. Lei stessa mi ha confessato che sarebbe stato il caso di venire da Madame Eva perché lei non era molto brava coi tarocchi, ma ha parlato male di mia madre. Puoi chiedere a Madame Eva se ne sa qualcosa? Tira su Madame Eva e lei tossisce, un po' affaticata. Arrigal traduce e Madame Eva risponde: Alenka Shibagustika Sima Baruskaya. E Arrigal: dici che Alenka molto giovane è ancora non capace con tarocchi. Probabilmente ha solo interpretato male. Le chiedo se, visto che è un avvenimento recente, presumo che lei sia sempre ben informata di quello che succede nelle terre, le chiedo se ne sa qualcosa del mago folle e se è vera la diceria che si potrebbe trovare al monte Baratok, scusa. Madame Eva dice di ascoltare storie di racconti di Vistani per conoscere storia di mago. Chiedo eventualmente ad Arrigal se lei non ce la fa di rispondermi lui a questo punto. Chi era la moglie del conte? Ti risponde: Samikus, Tatiana Samikus, Simatikoria Barovia. Strado ha avuto molte consorti, va a tradurre Arrigal, ma un solo vero amore, una contadina baroviana di nome Tatiana. Noi vistani ignoriamo a quale destino sia andato incontro. Grazie per quest'ultimo sforzo e per tutte le previsioni che ci ha fatto. La signora anziana, Madame Eva, si allontana molto lentamente, appoggiata al braccio di Arrigal. E voi
uscite dalla tenda. Fine sessione.